Benvenuti in questo video sulla vita di Bernardo Provenzano, il mafioso siciliano noto come Uub Tratturi. In questo video scopriremo i dettagli della sua vita criminale, della sua latitanza e delle indagini che hanno portato alla sua cattura. Se siete curiosi di saperne di più sulla storia di Provenzano, non perdete questo video. Bernardo Provenzano, detto Binnu Tratturi, Bernardo il Trattore, o Zubinnu, Zio Binnu. È stato un membro di Cosa Nostra e considerato il capo dell'organizzazione a partire dal 1995 fino al suo arresto, avvenuto l'11 aprile 2006 in una masseria a Corleone. Era ricercato da 43 anni, nato a Corleone da una famiglia di agricoltori, venne ben presto mandato a lavorare nei campi abbandonando presto la scuola, non finì la seconda elementare. Fu in questo periodo che cominciò una serie di attività illegali, come il furto di bestiame e generi alimentari. Si legò al mafioso Luciano Liggio, che lo affiliò alla cosca mafiosa locale. Nel 1954 cominciò a occuparsi di macellazione clandestina di bestiame rubato insieme, con Liggio e la sua banda. Il 6 settembre 1958 Provenzano partecipò a un conflitto a fuoco contro i mafiosi. Avversari Marco Marino, Giovanni Marino e Pietro Maiuri, in cui rimase ferito alla testa e arrestato dai carabinieri. Nel 1963 fu denunciato per l'omicidio di Francesco Paolo Streva e per altri reati. Si rese irreperibile e nel 1969 venne assolto in contumacia per insufficienza di prove. Secondo il collaboratore di giustizia Antonino Calderone, Provenzano partecipò alla strage di Viale Lazio del 1969, durante la quale rimase ferito e uccise il boss Michele Cavataio. Provenzano era conosciuto con il soprannome di Uub Viddanu e Uub Tratturi, in riferimento alle sue capacità omicide. Salvatore Riina e Bernardo Provenzano nel 1974 diventarono reggenti della famiglia di Corleone dopo l'arresto di Liggio, ricevendo anche l'incarico di gestire il mandamento della famiglia. Giuseppe Di Cristina, capo della famiglia di Riesi, dichiarò che Riina e Provenzano erano responsabili di almeno 40 omicidi ciascuno e avevano ucciso il vice pretore onorario di Prizzi e il tenente colonnello Giuseppe Russo. Secondo le indagini dei carabinieri di Partinico, Provenzano trascorreva la sua latitanza principalmente nella zona di Bagheria e investiva denaro riciclato in società immobiliari attraverso prestanome. Le società immobiliari erano inoltre in intensi rapporti economici con la Icre, una fabbrica di metalli di proprietà di Leonardo Greco, indicato come il capo della famiglia di Bagheria dal collaboratore di giustizia Totuccio Contorno. Nell'81 Provenzano e Riina scatenarono la cosiddetta seconda guerra di mafia, con cui eliminarono i boss rivali e insediarono una nuova commissione, composta soltanto da capi mandamento a loro fedeli. Durante le riunioni della commissione, Provenzano partecipò alle decisioni e all'organizzazione di numerosi omicidi come esponente influente del mandamento di Corleone e protesse più volte con l'intimidazione la carriera politica di Vito Ciancimino, principale referente politico dei corleonesi. Infatti negli anni successivi il collaboratore di giustizia Nino Giuffre dichiarerà che Riina e Provenzano non si alzavano da una riunione se non quando erano d'accordo. Dopo l'arresto di Salvatore Riina nel 1993, Provenzano fa da paciere tra le fazioni all'interno dell'organizzazione, una favorevole alla continuazione degli attentati contro lo Stato dove facevano parte i fratelli Graviano, Matteo Messina Denaro, Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca, e l'altra contraria alla stragi dove facevano parte Pietro Aglieri, Giuffre, Ganci, Cancemi, Spera e La Barbera. Provenzano riuscì a imporre che gli attentati avvenissero al di fuori della Sicilia, in continente. Nel 1993, Provenzano e Leoluca Bagarella furono incaricati di gestire insieme il mandamento di Corleone. Dopo l'arresto di Bagarella nel 1995, Provenzano ha avuto il pieno controllo della famiglia di Corleone e ha proposto a Giovanni Brusca di diventare il capo dei corleonesi. Provenzano ha anche avviato la strategia della sommersione, che mirava a rendere Cosa Nostra meno visibile limitando al minimo gli omicidi e le azioni eclatanti per evitare di attirare l'attenzione delle autorità e tornare a sviluppare gli affari. Nel luglio 1993, Salvatore Cancemi, reggente dell'immandamento di Porta Nuova, si consegnò spontaneamente ai carabinieri e offrì di collaborare con la giustizia, dichiarando di dover incontrare il latitante Pietro Aglieri e poi raggiungere Provenzano in una località segreta. Tuttavia, le autorità non credettero a Cancemi e pensavano che Provenzano fosse morto.
Le indagini che portarono all'arresto di Provenzano si incentrarono sull'intercettazione dei pizzini che Provenzano utilizzava per comunicare con la sua famiglia e il resto del clan. Dopo aver intercettato questi pizzini e alcuni pacchi con la spesa e la biancheria che venivano consegnati da staffettisti di fiducia di Provenzano, gli investigatori identificarono il casolare dove si rifugiava il mafioso. Monitorando il casolare per 10 giorni con microspie e intercettazioni ambientali, le forze dell'ordine erano sicure che Provenzano fosse all'interno e decisero di eseguire il blitz e l'arresto il 11 aprile 2006. Provenzano non oppose resistenza e fu portato alla questura di Palermo. Il casolare in cui viveva era spartano e arredato con un letto, un cucinino, un frigo, un bagno, una stufa e una macchina per scrivere. Dopo l'arresto, Provenzano venne detenuto in carcere a Terni e poi trasferito a Novara, dove fu sottoposto al regime detentivo dell'articolo 41 bis e al regime di sorveglianza speciale dell'ordinamento penitenziario, con ulteriori restrizioni come l'isolamento in una cella in cui erano vietati la televisione e la radio portatile. Le autorità avevano deciso di aggravare la durezza della condizione detentiva di Provenzano a causa dei suoi tentativi di comunicare in codice con l'esterno dal carcere di Novara. Morì all'ospedale San Paolo di Milano il 13 luglio 2016 all'età di 83 anni. Grazie per aver guardato questo video sulla vita di Bernardo Provenzano. Spero che vi sia piaciuto e vi abbia fornito una panoramica dettagliata sulla storia di questo famoso boss mafioso. Se siete interessati ad altri contenuti simili, vi invito a iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati sui nuovi video pubblicati. Grazie ancora per avermi seguito, vi aspetto per il prossimo video.